Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: perché il narcisista fa la vittima? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti a questo canale. Qua sotto c'è un pulsante, premilo, così rimarrai sempre aggiornata sui miei video, dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Chiusa parentesi. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Orietta, che ovviamente saluto. Ciao Orietta, e mi chiede: ma com'è possibile che il mio partner mi faccia sentire così in colpa? Lui è sempre bravo a ribaltare la frittata e a farmi sentire una persona sbagliata. Com'è possibile questa cosa? Mi chiedo Orietta. Ora, partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Il narcisista patologico, tendenzialmente covert, che significa coperto, è una persona molto abile a ribaltare le frittate. È una persona che, se non ottiene quello che vuole, ti metterà il muso, ti farà sentire in colpa. E più tu esaudirai i suoi desideri, e più lui alzerà l'asticella, perché ha bisogno di renderti schiava. Un narcisista covert è una persona che all'inizio della relazione sembra davvero una brava persona, quindi molto una persona gentile, sembra anche timida, una persona anche che fa dei lavori impegnati nel sociale, potrebbe fare. Quindi sembra una persona di grande valore, ti spiegherà, ti parlerà della sua vita molto triste, una vita piena di delusioni, piena di infelicità legate ad esempio ai rapporti che ha avuto con altre donne, quindi ti mette in testa, a te che lo conosci da poco, di essere la prescelta, di essere colei che lo potrà salvare. Ricordati che i narcisisti covert sono i peggiori, le classiche acque chiete, perdonami, sono le classiche persone, i classici lupi travestiti da pecora, proprio perché loro sono bravissimi a istigarti. Una cosa che fa ad esempio il narcisista covert è passare per vittima davanti agli altri. E come fa? Ti faccio un esempio. Serata a cena, lui ti inizia a provocare, tu scoppi perché sei già stata provocata per del tempo anche a casa ad esempio, tu scoppi, t'arrabbi e lui si volta con gli altri e dice: ecco, vedete, è pazza, sta impazzendo. Quando la relazione, perché? Perché ti vuol far passare per pazza davanti agli altri, ti vuol mettere in cattiva luce davanti agli altri. E perché lo fa? Perché poi quando ti scarterà, gli altri penseranno: poverino, ti l'ha scartata perché è matta. Ricordati che un narcisista covert ti potrebbe fare terra bruciata attorno, potrebbe sparlare di te male ai tuoi parenti, dicendo che tu sei una persona complicata, dicendo che tu sei una persona con dei grandi problemi mentali. Tutto questo perché vuole essere lui il bravo, o lei, cioè il narcisista covert, e te sei la persona sbagliata. Quindi fa la vittima con te, ti fa sentire sbagliata, perché sa perfettamente il narcisista covert che facendo la vittima ottiene quello che vuole. E lui ha in testa una cosa: ottenere quello che vuole e passare da vittima. Ricordati sempre che un narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui è o l'eroe o la vittima, ma mai il colpevole. Quindi devi stare attenta quando in una relazione ti senti sempre sbagliata, confusa, quando ti senti una persona che non va mai bene ciò che stai facendo e quindi hai una grande rabbia interiore, una rabbia che vorresti sfogare, vuol dire che hai a che fare con un narcisista covert e quindi devi saperlo riconoscere e tagliare la relazione per tempo. Il narcisista covert si differenzia da quello overt perché l'overt è più palese, l'overt ti offende, l'overt cerca più lo scontro subito, lo scontro verbale. Invece il covert no, il covert non cerca lo scontro, il covert è più astuto, ti pizzica, tra virgolette, dove deve pizzicare e aspetta una tua reazione. Ti mette il muro del silenzio per giorni e ore e quando tu gli chiedi: ma scusa, perché non parli? Che cos'hai? Lui ti risponderà semplicemente: no, non ho niente, perché è la tua impressione che non parlo. E poi sta giorni e giorni senza parlare. Tutto questo lo fa perché ti devi indurre a renderti, cioè ti deve rendere schiava il più possibile, perché una vittima sola e confusa è una vittima facilmente manipolabile, credimi.
Il secondo argomento che voglio trattare in questo video riguarda gli psicopatici. In un periodo storico dove purtroppo gli psicopatici, maschi e femmine, sono davvero diffusi, è importante riconoscerli per tempo e starne alla larga perché possono diventare molto pericolosi. Chi sono gli psicopatici? Gli psicopatici sono persone che hanno una sindrome, quindi una malattia, che non hanno, quali sono le cose maggiori che fanno gli psicopatici? Non hanno paura della legge, sono estremamente violenti e sono persone che ti possono fare del male, truffare senza coscienza, perché loro vedono soltanto loro stessi, sono estremamente egocentrici. Per farti capire, uno psicopatico, un narcisista patologico estremizzato, quindi che va contro la legge, che non ha paura di fregare le persone e che fa del danno fisico e anche morale, ovviamente, ed emotivo. Prendo sempre spunto da un libro chiamato La psicopatia del dottor Robert Hare, che è secondo me il libro più importante, una pietra miliare da leggere se vuoi capire il mondo degli psicopatici. Questo è il quinto video che faccio, il quarto lo trovi qua. Ed è sicuramente, ti leggerò delle storie, ti leggerò un racconto tratto da questo libro per farti capire come agiscono i psicopatici. Allora, andiamo subito al sodo. Allora, tutti dicono, l'apparente mancanza di normale affettività e di una profondità emotiva ha spinto degli psicologi ad affermare che lo psicopatico conosce le parole ma non la musica. Ci sono emozioni all'interno di uno psicopatico, un intero spettro di emozioni che conoscono solo attraverso le parole, attraverso la lettura e la immaginazione. Cosa vuol dire? Semplicissimamente vuol dire che capiscono quando tu stai male, ma non lo provano. Capiscono quando una persona soffre, lo capiscono in maniera intellettuale, ma non lo metabolizzano a livello emotivo, non provano emozioni. Sono persone che scimmiottano le emozioni, ma realmente non le provano. Posso immaginare di provare queste emozioni, dice uno psicopatico, perché il dottor Robert Hare è andato dentro delle prigioni a fare delle interviste agli psicopatici, quindi una grande cultura in merito. Ma non le provo. A 37 anni sono appena un bambino precoce, dice questo psicopatico. Le mie passioni sono quelle di un bambino. Molti clinici hanno commentato che le emozioni di uno psicopatico sono talmente superficiali da essere poco più che proto-emozioni, risposte primitive a bisogni immediati. Ti leggo una storia per farti capire cosa fa uno psicopatico. È la storia, nonostante il suo status sociale, è la storia di un avvocato psicopatico. Nonostante il suo status sociale, è veramente uno degli psicopatici più pericolosi che abbia mai visto, affermò il giudice della Corte Suprema dopo aver emesso la sentenza contro il 37enne Norman Russell Sionborg, rispettato avvocato di San José in America, per il brutale assassinio di una sua cliente cui aveva sottratto denaro. La sua terza moglie, chiamata Terry, che inizialmente gli aveva fornito un alibi, raccontò che quando lo aveva incontrato la prima volta sembrava un bravo ragazzo, parlava in maniera educata e aveva molto fascino, quindi sono bravissimi inizialmente a mascherare le loro reali intenzioni, la loro reale natura. Ma aggiunse anche che fin dall'inizio Russell, questo avvocato, gli confidò il suo vuoto emotivo, l'incapacità di sentire le cose come tutti gli altri, di saper consapevolmente quando doveva piangere e quando invece doveva mostrarsi felice. Quindi puoi capire tra le righe, ma magari te lo dice anche lui o lei, parlo dello psicopatico, che lui non sente le cose, non sa quando piangere e non sa quando ridere, o se lo fa perché lo deve fare e non perché sente l'emozione del ridere. Quindi non vivono emozioni ma proto-emozioni. Leggeva libri di psicologia questo Russell, di autoaiuto per imparare le risposte emotive appropriate agli eventi di ogni giorno perché non li sentiva dentro gli eventi. Quando il matrimonio cominciò a incrinarsi, si sposarono questi due, Terry e Russell. Il matrimonio si incrinò. Russell tentò di convincere la moglie che stava diventando pazza lei. Andava alle sedute di counseling in uno stato di disperazione, diceva la moglie, e Russell si sedeva lì, accanto a lei, calmo, gentile, razionale. Si rivolgeva al terapeuta e diceva:
Vede cosa devo sopportare, dottore? E io urlavo, diceva la moglie, gridavo e dicevo non sono io, il pazzo è lui. Ma il counselor abboccò, lo psicologo. Il counselor. Alla fine Russell disse che non avremmo mai fatto alcun progresso come coppia se addossavo tutte le colpe a mio marito. Quindi bravissimo a ribaltare le frittate Russell, che era lo psicopatico, ha raggirato anche lo psicologo di fronte e lo psicologo ha detto alla moglie stia calma perché è lei il motivo per cui la coppia non migliora. La bravura anche di raggirare, la calma con cui riescono a parlare, è fondamentale da capire. In seguito Russell elaborò diversi scenari possibili per trattare i suoi problemi con la moglie e li scrisse su un foglio di carta. Su questo foglio di carta c'era scritto alcune opzioni su come trattare la relazione familiare. Prima, non faccio nulla. Secondo, preparo una memoria per il tribunale e ottenere l'affido delle figlie perché vanno dei figli. 3. Prendere le bambine senza uccidere. 4. Prendere le bambine e uccidere tutti. 5. Uccidere le bambine e Justin, che era una persona che non so chi fosse, comunque aveva pensato diverse opzioni, tra cui quelle di uccidere la famiglia. Il sorvegliante della libertà vigilata commentò che la lista rivelava la mente di un uomo che poteva pensare di uccidere i propri figli con il distacco di chi sta esaminando delle polizze assicurative, cioè capacità di pensare come uccidere la famiglia con la stessa calma con cui si guarda delle polizze assicurative. Oppure la lista della lavanderia, un uomo privo di anima. Riferendosi all'assassinio di Philip L. Wilde, compiuto da Russell perché appunto aveva ucciso una sua cliente, questo Russell, la moglie disse: l'avevo visto poche ore prima dopo che l'aveva bastonata a morte. Non c'era nulla nel suo comportamento che lo tradisse, la freddezza. Nessuna paura, nessun rimorso, niente. In una dichiarazione resa al giudice, Terry lo implorò: la prego, consideri l'animale che è dentro di lui, non guardi la persona socialmente accettabile che ha creata all'esterno. Esprimeva il timore che alla fine lui l'avrebbe rintracciata. So che cosa succederà, sarà un detenuto modello, si farà benvolere dagli altri detenuti, dalle guardie carcerarie, alla fine sarà trasferito in un reparto di minima sicurezza e allora scapperà. Questo è un racconto tratto dal libro La psicopatia del dottor Robert Taylor. Mi raccomando, cerca di trarre spunto da questi racconti perché purtroppo gli psicopatici all'inizio sono difficili da individuare, ma puoi attraverso elementi capire come lavorano, capire come operano e ovviamente allontanarti. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono e andrebbero aiutate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.